Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter con il punto sulle varie trattative, quella per Marco Palestra per il quale l'Inter avrebbe pronta una maxi offerta, la trattativa per portare a Milano Curtis Jones, la distanza con Liverpool e una possibile interferenza, ecco possiamo dire, sull'affare, e poi ci sono i nomi di Frattesi in uscita, Solé che è un possibile arrivo. Insomma, andiamo a vedere tutte le ultime novità in casa Inter a partire proprio da quello che viene riportato sui quotidiani sportivi di oggi. Naturalmente io come al solito vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale se volete supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, il titolo è Palestra si può, l'Atalanta apre, ora l'Inter prepara una maxi offerta. La Dea pronta a trattare la cessione dell'esterno e che feeling tra Marco e gli altri azzurri di Chivu. Ecco, la Gazzetta dello Sport sottolinea anche il feeling che c'è tra gli italiani dell'Inter e Marco Palestra, che hanno condiviso ovviamente con l'esterno lo spogliatoio della nazionale, ma col quale c'è stata anche un po' una scenetta al termine dell'ultimo Inter Cagliari. Quindi è un qualcosa che a volte può incidere sulle trattative. Andiamo però a fare il punto su cosa chiede l'Atalanta, perché c'è una prima differenza rispetto alla trattativa per Lookman dello scorso anno. Ecco, molti hanno fatto dei parallelismi, si va a trattare con l'Atalanta, si rischia nuovamente una trattativa che si protrae nel tempo e poi magari si conclude con un nulla di fatto. In realtà, secondo la Gazzetta, l'Atalanta non farebbe muro come fatto con Lookman, però non vorrebbe contropartite, quindi viene un po' smentita la possibilità di inserire Frattesi come contropartita per Palestra. La richiesta è solo cash e la valutazione è comunque molto alta, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Dal lato Inter, però, OH3 potrebbe fare un'eccezione a quello che fu un po' il diktat dello scorso anno, quando, ricordiamo, per i cartellini c'era un po' un limite a 25 milioni, infatti ci furono per esempio gli acquisti di Uff, di Luis Enrique, di Bonny, insomma nessuno di loro superava i 25 milioni per il cartellino. Ecco, quest'anno potrebbe essere un mercato impostato diversamente e potrebbe essere approvata un'offerta importante per un solo calciatore. E dal lato invece dell'allenatore di Chivu, Palestra rappresenterebbe una priorità, perché può giocare sia a destra che a sinistra, sarebbe già il successore di Dumfries e quindi l'Inter in questo modo sarebbe cautelata anche nel momento in cui dovesse arrivare una squadra straniera e dovesse pagare la clausola di Dumfries, quindi l'Inter non si farebbe trovare spiazzata, perché ricordiamo la clausola di Dumfries può essere pagata anche a luglio e a quel punto poi bisognerebbe trovare immediatamente e nel giro praticamente di poco più di un mese un sostituto. In questo modo l'Inter, prendendo Palestra, avrebbe un calciatore che anche nel caso rimanesse Dumfries comunque può giocare a destra, può giocare a sinistra, sarebbe un'alternativa importantissima e con caratteristiche diverse da Dumfries, e nel momento in cui invece dovesse partire l'olandese, ecco che avrebbe già in casa il sostituto, l'avrebbe appena acquistato e quindi non si troverebbe in difficoltà con, poi sappiamo quando magari si capisce che una squadra deve assolutamente trovare magari il sostituto di un partente, poi magari i prezzi tendono a salire, c'è sempre qualche difficoltà nelle trattative, invece l'Inter sarebbe praticamente già pronta. Facciamo anche il punto sul prezzo, perché secondo me 50 milioni sono una cifra un po' troppo elevata, però 40 più bonus magari anche per arrivare ad un totale di 45 è un prezzo giustificato dall'andamento del mercato, perché è vero che Palestra ha un solo anno di Serie A, tra l'altro con ottime prestazioni, ma rimane un solo anno a Cagliari, però molto spesso i prezzi tendono a lievitare anche in virtù delle potenzialità del calciatore, quindi non soltanto su cosa è attualmente, ma su cosa può diventare quel giocatore, e Palestra naturalmente a 21 anni e con ciò che ha già fatto vedere è chiaro che ha tantissimi margini di crescita, quindi per l'andamento del mercato può starci un'offerta da 40 più 5 per esempio. Se l'Atalanta chiede 50 milioni cash io virerei su altri nomi, ma penso che lo farà anche l'Inter, però la sensazione è che forse quella potrebbe essere una quadra per portare Palestra a Milano. Proseguiamo anche con gli altri temi di giornata e sul Corriere dello Sport si legge Mediana Jones, tra Inter e Liverpool ballano 10 milioni e il bonus rivendita. Una variabile in più nella trattativa è la rivoluzione appena scoppiata in casa Reds. Il nodo principale resta la quotazione che non tiene conto della scadenza 2027.
Come avevamo detto nei giorni scorsi, c'è una distanza di circa 10 milioni tra Inter e Liverpool. L'Inter avrebbe offerto 20 milioni, il Liverpool ne chiede 30 e poi c'è il nodo sulla futura rivendita. Ovviamente non è una distanza incolmabile, c'è stato già più di un contatto tra le due squadre, tra le due società, e la sensazione è che per quanto riguarda la valutazione del cartellino, l'accordo si potrebbe trovare anche più o meno a metà strada, quindi sui 25 milioni. Resta da sciogliere il nodo legato alla percentuale sulla futura rivendita. Il Corriere dello Sport ipotizza che una percentuale che possa mettere d'accordo Inter e Liverpool è circa il 15-20%. Magari potrebbe essere anche soltanto sul guadagno sul cartellino di Jones, quindi per esempio l'Inter lo acquista a 25 milioni, lo rivende tra 2 anni a 50, ecco il 15-20% sarebbe soltanto sui 25 milioni in più che l'Inter avrebbe ricavato. Ovviamente c'è distanza tra le due squadre, però non è incolmabile. Il punto quale può essere? La possibile interferenza di cui abbiamo parlato ad inizio video è il cambio di allenatore in casa Reds. Ieri infatti è stato esonerato Arne Slot e Iraola è in poll per la panchina del Liverpool. Perché potrebbe essere un'interferenza? Perché Jones aveva optato per lasciare il Liverpool anche perché per Arne Slot non era un titolare inamovibile. Ha avuto sì tante presenze lo scorso anno, ha giocato tante partite, però non era un calciatore fondamentale nello scacchiere di Slot. Ovviamente con Iraola potrebbe un po' cambiare la situazione e potrebbe rappresentare un'interferenza. Perché parlo di interferenza e non di complicazione? Perché è chiaro che magari l'esonero di Slot può essere stata un po' una sorpresa per noi, ma all'interno del Liverpool penso che già sapessero che stavano cercando un altro allenatore, che si stava valutando l'esonero dell'allenatore olandese, e quindi se il Liverpool comunque ha trattato con l'Inter, se il Liverpool sta avendo contatti diretti e se Jones comunque è del parere di lasciare l'Inghilterra per fare il percorso verso l'Italia, è chiaro che comunque il cambio di allenatore non sarà uno stravolgimento. Poi magari, certo, il mercato può sempre cambiare, quindi arriva Iraola, ritiene Curtis Jones un punto fermo del suo progetto, parla col calciatore e gli fa cambiare idea. Questo non può essere completamente escluso. Però insomma la sensazione è che, almeno la mia personale sensazione, è che Iraola non cambia completamente le carte in tavola nell'affare Jones ed è comunque un affare che si può portare al termine, alla conclusione. Quindi continuo ad avere buone sensazioni, anche perché almeno escluso Iraola, del quale insomma non sappiamo esattamente l'idea sul centrocampista, per il resto tutte le parti in causa, Inter, Liverpool e lo stesso Jones, sono interessate alla chiusura positiva dell'affare. Proseguiamo anche con gli altri articoli. Ecco qui Tutto Sport riporta Palestra più Jones il biturbo che Chivu progetta per l'Inter. L'Atalanta chiede più di 40 milioni e il Liverpool 30, peserà il parere del nuovo allenatore dei Reds. Ecco, proprio come abbiamo detto poc'anzi, Iraola potrebbe un po' cambiare le carte in tavola, però insomma non penso che vada a stravolgere tutto su questa trattativa. E Tutto Sport parla di biturbo perché chiaramente sono due calciatori dalle caratteristiche che non sono presenti nella rosa dell'Inter. Quindi Palestra, che è quel calciatore che può portare dribbling, un po' di imprevedibilità sulla corsia esterna, mentre Jones può portare la duttilità, la fisicità, l'intensità anche. E in realtà Tutto Sport riporta anche i dribbling di Jones, riporta 1,73 dribbling a partita, riusciti a partita. Insomma è un dato che però non ha trovato riscontro. Io sui dribbling riusciti ho trovato circa meno di 1, quindi c'erano fonti che riportavano intorno allo 0,8, qualcuno qualcosina in meno. Però insomma Jones non è esattamente un fantasista, non è un driblomane, però è un calciatore che può giocare anche sulla tre quarti e potrebbe favorire anche l'alternanza del sistema di gioco, quindi col 3-4-2-1, che insomma sembra comunque nei pensieri di Chivu, non come sistema di gioco principale, ma quantomeno come alternativa. Proseguiamo anche con gli altri argomenti di giornata e leggiamo sul Corriere dello Sport: Frattesi ha già salutato, è la pedina per Conì e piace pure in Premier. I nerazzurri hanno trattato con la Roma, anche Ndicà sarebbe stato l'erede di Bastoni. E così parla della cessione di Frattesi, che praticamente sembra scontata, c'è soltanto da capire chi verrà a prendere Frattesi, e si ipotizza che, allora, c'è la Roma che è interessata e si ipotizza che Frattesi possa essere una pedina di scambio per Conì.
Io sinceramente un affare che non vedo fattibile, anche perché se l'Inter dovesse chiudere per Curtis Jones, penso che questo automaticamente escluderebbe Koné, perché il centrocampo dell'Inter sarebbe completo, perché l'Inter avrebbe già fatto un investimento per il centrocampo e non credo che andrebbe a fare un secondo investimento, e perché la Roma, ecco, su Koné non penso che accetti delle contropartite. Dovrebbero essere comunque due affari separati. Tra l'altro la Roma che deve fare una plusvalenza di circa 60 milioni entro il 30 giugno per il fair play finanziario. C'è stato anche il nome di Indica, e però viene riportato come fosse l'alternativa a Bastoni, ma in questo momento insomma la cessione di Bastoni non è così vicina, quindi insomma Frattesi-Roma non mi sembra una possibile contropartita quanto un'operazione, ecco, slegata da eventuali arrivi in casa Inter. In realtà la Roma non è l'unica strada, perché ci sarebbe anche il Nottingham Forest interessato, e secondo me è anche la pista un po' più semplice anche per la possibilità di investire dei club della Premier League. Il Nottingham era stato interessato a Frattesi anche a gennaio, non si concluse poi l'affare, potrebbe tornare alla carica, e secondo me, ecco, la pista estera è quella più probabile per Frattesi. Non mi sembra una possibile pedina di scambio né per Koné, e come abbiamo visto neanche per Palestra, perché comunque l'Atalanta non apre a questa soluzione. Proseguiamo anche con gli altri temi e leggiamo, ecco, su Tuttosport, sia Solé con l'obbligo di riscatto, l'Udinese apre per 20-30 milioni. In uscita richieste per Bissek, il Bayern Monaco ci pensa, leggiamo poi, ma l'Inter affonderà solo se il tribunale rigetterà le accuse di violenza sessuale. Allora, partiamo innanzitutto dalla possibilità di prendere Solé. Tuttosport va a confermare un po' la notizia di ieri del Messaggero Veneto, secondo la quale, ecco, l'Udinese sarebbe pronto a cedere Solé in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato a febbraio 2027 per una cifra, ecco, tra i 20 e i 30 milioni. Per il calciatore sarebbe pronto invece un quinquennale a cifre intorno ai 2 milioni e mezzo. Insomma, per quanto riguarda la trattativa, se c'è l'apertura dell'Udinese, è una trattativa che può favorire di tanto l'Inter, perché il prestito con obbligo di riscatto non toglierebbe liquidità immediata, non andrebbe a pesare sul bilancio annuale all'arrivo di Solé, e quindi insomma permetterebbe all'Inter di fare anche altre operazioni. Il punto qual è? Si attende la sentenza, perché c'è un'accusa di violenza sessuale per Solé. Il PM ha già richiesto l'archiviazione, il 10 giugno c'è la sentenza. Se dovesse essere archiviata, naturalmente l'Inter può accelerare anche su Solé. È chiaro che se dovesse esserci un rinvio si dovrà attendere, perché ovviamente l'Inter evita di andare a prendere un calciatore che può essere accusato, insomma, dal punto di vista penale. Solé, secondo Tuttosport, potrebbe essere anche il sostituto di Bissek, sul quale c'è l'interesse del Bayern Monaco, però insomma al momento non vengono riportati contatti diretti tra le due società, né tantomeno un'accelerata del Bayern. Io penso che Solé sia un affare non legato direttamente alla cessione di Bissek, penso che l'Inter cerchi Solé a prescindere da Bissek. A quel punto probabilmente il centrale rimarrebbe Akanji, perché Bissek e Solé potrebbero essere l'alternativa. In realtà Solé può giocare anche al posto di Bastoni, seppur naturalmente si troverebbe a piede invertito, ma Udine ha giocato anche da terzo a sinistra, e penso che al centro della difesa rimarrebbe Akanji, con De Vrij che è ancora un punto interrogativo, ecco, non si sa se rinnoverà. Insomma, si vocifera che possa rinnovare, al momento però non lo ha ancora fatto e non c'è stata ancora un'accelerata in questo senso. A me Akanji da centrale non convince pienamente, perché secondo me è più un terzo di difesa per le sue caratteristiche. Da centrale manca un po' nella marcatura diretta sull'uomo, la leadership per guidare la difesa, e a volte anche la concentrazione non è sempre massima per 90 minuti, quindi ecco, sotto questi aspetti non mi convince pienamente Akanji centrale. Però è chiaro, se l'Inter prende Solé e non esce nessuno, probabilmente rimarrà quello il suo ruolo. Da aggiungere anche un altro aspetto, che anche se l'Inter dovesse prendere un centrale e dovesse dirottare nuovamente Akanji sul centrodestra, significherebbe che Akanji e Bissek sarebbero alternativi, e quindi a quel punto chi dei due sarebbe la riserva? Perché uno dei due dovrebbe scalare ovviamente nelle gerarchie, e non penso che è un qualcosa che l'Inter voglia fare, sia per equilibri di spogliatoio, sia perché comunque sono due calciatori che sono stati importanti quest'anno, quindi io non penso che ecco, quest'anno hanno vinto il double da titolari, l'anno prossimo vengono
messi in competizione, quindi uno dei due diventa la riserva dell'altro. Penso che sia anche un po' sotto questo equilibrio che ragiona l'Inter. Ovviamente dovesse uscire Bissek è probabile che si vada a prendere un centrale. Se non va via Bissek, io penso che il centrale rimarrà ancora Kanji. Poi ovviamente vediamo quello che sarà, ecco, nei prossimi giorni. Concludiamo anche con l'ultimo articolo ed è del Corriere dello Sport. Leggiamo: Chivu vuole l'intensità da Premier. Per ridurre il gap il modello è quello inglese, lavoro in campo ma anche innesti alla Kanji. L'obiettivo è crescere e fare la differenza in Europa. Ecco, Chivu avrebbe identificato in una caratteristica che può essere sviluppata della propria Inter proprio il ritmo, l'intensità di gioco per essere a livello delle squadre europee, quindi magari anche per fare più strade in Champions. Chiaramente è un qualcosa sul quale Chivu sta già lavorando, perché l'intensità, la verticalizzazione, il pressing più alto è un qualcosa che abbiamo già visto quest'anno. È ovvio però che c'è bisogno anche di portare calciatori con determinate caratteristiche. E una caratteristica che sta provando a portare l'Inter è proprio l'intensità a centrocampo. Il nome è quello di Curtis Jones. Il Corriere dello Sport praticamente va a sottolineare ciò che abbiamo sottolineato più volte negli ultimi giorni, che Curtis Jones, arrivando dalla Premier, è abituato ad un'intensità di gioco molto superiore rispetto all'Italia, e quindi se riuscisse a portare l'intensità da Premier nel campionato italiano potrebbe fare una grandissima differenza. Il parallelismo viene automatico con ciò che ha fatto McTominay a Napoli. Ecco, per esempio, McTominay in Inghilterra sembrava un centrocampista, diciamo così, normale, un buon centrocampista, però non uno che spostasse completamente gli equilibri. Ovviamente poi va anche contestualizzato il tutto, era un Manchester United che aveva delle difficoltà, però in Italia è stato subito un centrocampista che ha inciso tantissimo perché era abituato ad un ritmo diverso e questo ha fatto la differenza. Ecco, anche gli acquisti di quest'anno e dello scorso anno, per esempio con Akanji, vanno un po' in questa direzione, quindi calciatori abituati ad un ritmo alto, calciatori abituati a verticalizzare, calciatori abituati ad un calcio diverso rispetto a quello italiano. E il calcio della Premier League è un calcio che porta, ecco, tanti benefici anche dal punto di vista europeo, quindi per il percorso in Champions. Quindi diciamo che è una strada con una mentalità più europea, quella intrapresa da Christian Chivu, e vediamo se, se dovesse concretizzarsi Jones, se effettivamente riuscirà a fare la differenza da quel punto di vista in Italia. Aspetto le vostre considerazioni anche sugli ultimi affari di giornata, quindi sul nome di Palestra. Secondo voi, se su Curtis Jones potrebbe complicarsi un po' il tutto, visto il cambio in panchina dei Reds, e anche, ecco, quella possibilità di portare Solé. Ecco, secondo voi, se non dovesse uscire Bissek, Solé arriverebbe comunque, il centrale rimarrebbe a Kanji? Insomma, anche quali sono le vostre idee su questo e ovviamente su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro. Come sempre, io vi saluto con un gran bel Forza Inter.